Ogni criminale lascia una traccia di sé sulla scena del crimine e porta via su di sé una traccia. Questa è la massima espressa da Edmond Locard, criminologo francese a cui si deve il primo laboratorio di medicina legale. Era il 1910 e Locard operava a Lione. Qui fondò il primo laboratorio che divenne ben presto il centro ed il modello di quelle che sarebbero diventate le scienze forensi studiate dalla Police, che divenne poi l'Interpol. Locard è anche l'autore del famoso Trattato della polizia scientifica, un caposaldo della scena del crimine. Proprio sulla scena del crimine Locard si concentrò quando espresse il suo celebre motto: tutto si basa sul principio dell'interscambio. L'esempio classico in questo caso potrebbe essere quello dell'impronta di una scarpa. Se sulla scena del crimine all'aperto il criminale lascia una sua impronta sul terriccio, il principio dell'interscambio prevede che le due entità, scena del crimine e criminale, si scambino qualcosa. Il criminale lascerà alla scena l'impronta della sua scarpa, mentre la scena lascerà al criminale la terra sotto la suola. La stessa cosa avviene quando entrano in contatto vittima e reo. Se la vittima aggraffia il suo aggressore, lascerà su di lui il graffio. Allo stesso tempo, l'aggressore lascerà alla vittima il proprio DNA sotto le unghie. Sulla base del principio di Locard si snodano due capisaldi della scena del crimine. Il primo richiede di non contaminare la scena, indossando protezioni adeguate e non gettando nulla come mozziconi di sigaretta mentre si fanno i rilievi. Il secondo prevede che la scena possa raccontarci qualcosa del criminale, trovandone anche traccia.